Benvenuti su Creazioni Digitali. In questo tutorial vi mostrerò come generare vettori a partire da testo, utilizzando il nuovo studio Canva AI integrato in Affinity, che introduce diversi strumenti di intelligenza artificiale direttamente nel flusso creativo. Sono strumenti riservati agli abbonati Canva Pro, anche in modalità di prova gratuita. Attivo lo studio Canva AI dal gestore studio, accessibile dalla barra contestuale. Si apre una finestra che abbiamo già visto in altre circostanze, utile per verificare se lo studio sia correttamente abilitato. Passo quindi allo studio Canva, cliccando sulla barra contestuale. All'interno troviamo un'interfaccia molto simile allo studio vettore, mentre la barra degli strumenti cambia e mostra i comandi dedicati alle funzioni generative. Vedete, sono presenti diversi strumenti come selezione oggetto, espansione generativa, riempimento generativo, colorizza e altri comandi basati sempre sull'intelligenza artificiale. In questo tutorial li tralasciamo perché l'obiettivo è mostrare come generare da zero un vettore partendo da un prompt testuale. Per farlo utilizzerò la funzione genera immagine. Il pannello dedicato si trova sulla destra. Se non fosse visibile potete attivarlo dal menu Finestra, Canva AI, Genera immagine. Nella parte superiore del pannello troviamo due schede, una per generare immagini raster e l'altra per generare vettori. Subito sotto c'è il pulsante per caricare eventuali immagini di riferimento, mentre dal menu dei tre puntini orizzontali possiamo impostare stile, proporzioni e numero di generazioni. Richiedo l'illustrazione vettoriale di una persona seduta a una scrivania con un portatile. Stile flat moderno, forme geometriche semplici e colori armonici. Imposto il formato quadrato, quindi 1 a 1, e poi il numero di generazioni, imposto su 2. E avvio. Vedete che il vettore viene generato, risulta coerente, ma presenta delle imperfezioni. La mano vedete che è fusa con il computer e viene prodotta una sola immagine invece delle due richieste. Sposto l'immagine e ne genero un'altra, utilizzando lo stesso prompt senza modificare nulla. Il sistema vedete che crea un nuovo vettore con la stessa postura generale, ma introduce alcune variazioni. In questo caso compare addirittura una terza gamba. Questo tipo di errore è piuttosto comune nei modelli generativi. Possono confondere i volumi e duplicare parti del corpo, generando elementi aggiuntivi o deformati. Prima di analizzare i vettori ottenuti, vediamo come sono stati strutturati i livelli. Affinity ha creato due cartelle, una per ciascun vettore, e all'interno ha organizzato tutti i livelli che compongono le immagini. I vettori generati dall'intelligenza artificiale non sono pronti all'uso, sono basi, alcune buone, altre da buttare, altre ancora da sistemare in pochi secondi, ma non sono mai perfetti. Si tratta di una limitazione comune dell'intelligenza artificiale generativa applicata ai vettori. Nella stragrande maggioranza dei casi richiedono un intervento manuale. È interessante anche osservare la struttura interna e lo verifichiamo subito dal menu Visualizza modalità linea sottile. Affinity mostra lo scheletro dei vettori generati. Un vettore composto da un numero eccessivo di nodi diventa pesante, difficile da gestire e praticamente impossibile da correggere in modo preciso. Nel complesso, pur con qualche imperfezione, la struttura del primo vettore risulta relativamente pulita. Il secondo invece richiede una modifica completa per eliminare la terza gamba e separare le scarpe che sono state create
come un unico tracciato. Per intervenire procedo così: le parti in eccesso le seleziono e le elimino con cancel da tastiera. Utilizzo lo strumento coltello per tagliare e separare le scarpe. Successivamente sposto i nodi per ricostruire correttamente le gambe della sedia. Anche in questo caso il tracciato è unico con la gamba della figura, quindi va nuovamente separato sempre con lo strumento coltello. Una volta effettuate le modifiche aggiorno i riempimenti e poi, come vedete, mancano anche le gambe del tavolo. Posso ricavarle duplicando il piano della scrivania e ruotandolo di meno 90 gradi attraverso il pannello trasforma. Controllo nuovamente la pulizia del vettore attraverso la modalità linea sottile, perché questa seconda generazione è più sporca rispetto all'altra e infatti vedete compaiono diversi fantasmi, cioè tracciati inutili sovrapposti che non avremmo visto in modalità vettore. Per questo esempio può comunque andare bene, ma è importante sapere che questi elementi vanno rimossi in un lavoro destinato ad un progetto reale. Queste illustrazioni possono funzionare bene per presentazioni aziendali o per immagini da inserire ad esempio in un sito web. Si possono anche integrare in una scena più ampia, basta usare lo stesso sfondo e riflettere l'altro vettore per ottenere due sagome coerenti che ricreano un ambiente aziendale. Vi faccio vedere adesso un altro errore tipico dell'intelligenza artificiale. Reinserisco lo stesso prompt di prima, ma questa volta aggiungo sfondo trasparente. Imposto un formato 16 noni, scelgo uno stile vibrante e inserisco 4 nel campo generazioni, giusto per fare un test, perché sembra che il numero di generazioni non venga rispettato quando si lavora in modalità vettoriale. Almeno al momento della registrazione ho avuto questa percezione. Vedete che genera un altro vettore, ignorando il numero impostato. Le dimensioni sono corrette, ma anche qui, se notate, le mani risultano impastate. E inoltre il sistema interpreta in modo errato il comando sfondo trasparente, rappresentandolo con il classico pattern a quadrettini bianchi e grigi. E se riattivo la modalità linea sottile, vedrete subito quanto il tracciato sia affollato di fantasmi, cioè di segmenti e nodi inutili che appesantiscono il vettore. In conclusione, questi esempi mostrano bene quali sono i limiti attuali della generazione vettoriale. Il sistema è in grado di produrre vettori riutilizzabili, ma richiedono quasi sempre interventi manuali. Abbiamo visto alcuni degli errori tipici dell'intelligenza artificiale, soprattutto quando lavora con vettori complessi. In molti casi un risultato deludente non dipende solo dal modello, dipende anche da noi. Ad esempio, scrivo un nuovo prompt molto generico, senza nessuna indicazione. Icona minimalista, albero per logo. Il risultato è quello che definirei un albero misero, povero, perché il prompt è estremamente generico. Se il prompt è vago, il risultato sarà vago. L'albero è piatto, senza struttura, in maniera insignificante. In questo caso non è un limite del software, ma è un limite dell'input. Un prompt poco chiaro o privo di indicazioni utili porta inevitabilmente a un risultato molto generico. Se cambio ad esempio il prompt scrivendo icona minimalista grande quercia per logo, ottengo una bella quercia, vedete, ben definita, con tanti dettagli e anche ben strutturata e piuttosto pulita. La generazione vettoriale tramite Canva AI in Affinity è uno strumento indubbiamente molto potente, ma va usato con consapevolezza come tutti gli altri.
Se questo tutorial vi è stato utile lasciate un commento, fatemi sapere quali altri test volete vedere con Canva AI, il vostro feedback guida i prossimi contenuti. Se volete sostenere il canale trovate tutte le informazioni nella sezione abbonati in home e ne approfitto per ringraziare chi ha già scelto di sostenermi. Grazie mille, ciao, alla prossima.